Buongiorno a tutti quanti. Oggi proviamo un set americano che io già conosco, ma che ci tenevo a portarlo nel canale. Shannon's Soap, Made in Ohio. In questo caso è il Forest City Fern Rust Belt Reserve. Eccolo qua. Profumazione molto buona. Diciamo la verità, come profumazione per gusto mio non mi fa impazzire, perché comunque si sente tipo un po' anche la lavanda, forse anche un po' rosmarino. È una profumazione molto complessa, però so che comunque il sapone funziona bene, come tale ovato americano funziona bene. Non è tra i miei top, ok? Quindi non è un sapone che prenderei più set, ecco. Però fa bene il suo e se vi capita difficilmente rimarrete delusi. Era la giusta occasione, con un sapone serio, di provare l'Apollo con la piastra mild con la Muster Super Platinum. Andiamo. Ok, mettiamo un pelo di prebarba. Comunque, a parte la poca protezione, insomma, la scarsa protezione per quello che è costato, anche lì il Factory Dub, un altro problema che mi ha dato è che ho avuto un bel prurito per diverse ore dopo la rasatura, quindi non lo so se c'è qualche componente dentro che magari sul mio viso non funziona bene, ma purtroppo non ci posso fare niente, non è accanimento, a me non me ne frega niente, però ci ho riprovato, alcuni si trovano bene, ma a me non, io non mi ci trovo, ragazzi, non mi ci trovo. E quindi basta, passo oltre, è finito lì. Ok, dai. Penso che si sia liberi, spero, di dire il proprio pensiero. Ecco, e se qualcuno avesse per sbaglio, perché ne metto un po' nel fondo della ciotola ora, visto che ce l'ho bella calda, se per caso qualcuno avesse capito male, io non ho detto che era migliorato che forse era migliorato il sapone perché hanno cambiato base o via dicendo. La base è quella. La differenza è che logicamente non esiste solo la base, cioè nel senso tu puoi usarla quella base lì, ma basta che tu ad esempio aggiungi più oli, visto che la profumazione era molto molto più intensa, ad esempio di Dante e anche di Beatrice, quindi se tu vai a caricare di oli, magari cambia anche la qualità degli oli o da dove li prendi o via dicendo, può cambiare, come è successo lì, ad esempio la consistenza del sapone. E se cambiano i componenti degli oli, perché un olio non è fatto solo di olio, cioè ci sono vari dentro componenti di cui l'olio è fatto. Quindi questo può andare a influire anche su tutto il resto dopo, cioè sul post rasatura, su come reagisce il sapone nella saponificazione, e insomma, io non sono un chimico, non voglio andare oltre quelle chiacchiere, però
io ho notato delle differenze. Speravo in meglio, ma purtroppo è stato in peggio. Con questo non mi sentirei in nessun modo di dirvi di non comprarlo, anzi, se avete occasione lo comprate, lo provate e dopo tirate voi le conclusioni. Uno, logicamente, quando parlo per me stesso, parlo per quello che provo io, non è un giudizio universale, non è una prova assoluta di qualità o di non qualità. Io porto la mia esperienza in base alle cose che io ho provato nei miei anni e la percezione che io ho della qualità di quello che provo. Tutto qua. Profumazione che si apre molto bene in viso, si sente bella importante. Così, giusto per far vedere, ho detto tante volte, non è che questa prova sia indice per forza di protezione, di qualità o chissà cosa, però lo avete visto da voi, no? Ci mancherebbe, non è che adesso il ditino non passa, non porta via i saponi, sono anche saponi da €1 che vanno bene in profondità perché sono ben saponificati, però se dopo non hanno i giusti burri, oli e grassi che ti danno protezione, possono andare in profondità quanto vuoi, perché comunque magari la saponificazione è buona, però dopo magari non hai emolienza, non hai la scorrevolezza giusta e la protezione e via del genere, o via dicendo. Però un po' un'idea a me personalmente me la dà, insomma, ecco. Un sapone di una certa qualità che comunque mi si scopre in viso quando passo con un dito, a me non piace. Dopo, sarò io che non sono capace di montarlo, ci vuole mezza giornata, bisogna, quando passi il dito, passarlo piano per non far vedere che si scopre e via dicendo. Alzo le mani. Bene, per me argomento e marchio chiuso completamente. Bene, soprattutto dopo anche le offese che ho visto fatto dietro le quinte, ma a me non me ne frega nulla. Io vado avanti con la mia passione. Apollo Light Piastra Mind. E ragazzi, un sapone che costa 5-6 € in meno. Non sento la lama, non sento la lametta. Mi sembra di radermi e non è neanche proprio tra i più sicuramente non è tra i più protettivi americani che ho, sul mio viso almeno. C'è di meglio. Secondo me siamo a livelli di forse un filino sopra Stirling.
Come profumazioni invece secondo me sono un po' più ricercate, le profumazioni sono fatte meglio secondo me. Comunque ragazzi, sto rasoio anche con gap 0,50 sarà anche la sua esposizione positiva, ma questo rade superiore sicuramente, secondo me, adesso vediamo nel contropelo, ma secondo me è superiore anche al Game Changer 0,68, perché comunque anche quello è esposizione negativa, quindi la percezione in viso è diversa e anche la profondità di taglio. Quello che mi piace è che ha un taglio preciso che mi ricorda il lupo, ma sia questo che l'altra piastra lo trovo molto più confortevole e più sicuro. Cioè il lupo anche 0,72 non puoi scherzare, cioè taglia. Questo è un taglio molto preciso, molto tra virgolette similare, ma secondo me capisci molto di più quello che stai facendo in viso, ti dà molto più feedback e quindi molta più sicurezza. Ok, facciamo i ritocchi e vediamo cosa succede. Ecco, avevo lì la ciotola calda e sono andato ad appoggiare il pennello che adesso è freddo, quindi chissà che mi scarnifico. Perché purtroppo io quando adesso l'ho appoggiato un po' sulle ciotole, se ho il pennello freddo, il sapone freddo, mi faccio male. Ho preso la ciotola anche per questo. Ok, per i ritocchi è sufficiente. Così vediamo anche la profondità di taglio e via dicendo.
Allora, sicuramente richiede qualche passaggio in più. Quindi per come la vedo io questo qua è un mini red point che è della rasatura precedente, è proprio nello stesso identico posto. Purtroppo a me quando mi si forma un red point poi me lo porto dietro. Ok, allora adesso ne parliamo un attimo. Tutta un'altra percezione, cioè con un sapone che funziona e come ho detto ho preso anche questo perché so che sì, insomma, ecco, se avessi preso il Barrister come l'ultima volta, se avessi preso certi, che quello lì è diverso da altri Barrister, quel saponino che ho provato, il Gothic Fusione è una bomba atomica, però insomma, con altri tallovati di alta qualità gli avrei dato vita troppo facile, ecco. Ho voluto comunque un sapone che funziona, sicuro funziona bene, ma che non sia a livelli stratosferici per capire bene com'è il rasoio. Allora, come vedete, BBS raggiunto, profondità di taglio buona, secondo me no, c'è proprio più niente, basta. Secondo me è leggermente, facciamo un 20%, 20-25% più profondo di un Tatara, per come lo sto avvertendo io. E il Tatara per arrivare a questa profondità devi un po' spingere, quindi se non metti lame veramente taglienti tipo magari Feder o cose del genere rischi di irritarti. Questo rasoio qua non serve che spingi e arrivi comunque ad un buon risultato. Se spingi logicamente anche questo secondo me più che l'irritazione questo qua ti fa anche il red point perché comunque ha un taglio con un'esposizione che la lama la senti in viso, però lo senti in modo piacevole e non aggressivo. Adesso lo riproverò di nuovo anche con l'altra piastra. Allora, se uno vuole un rasoio tranquillo da tutti i giorni, tra questo e Tatara, per fare un esempio, io preferisco questo. Tra questo e Game Changer, secondo me siamo lì, è proprio un gusto personale. Forse il Game Changer ti lascia un po' più di tranquillità. Questo qua comunque un po' di più l'angolo devi tenerlo, proprio anche per il fatto che avendo un'esposizione positiva comunque devi tenere un angolo, quindi ci vuole un attimino più di manualità. Se tornassi indietro e dovessi scegliere, metto su After, e dovessi scegliere di prendere solo una piastra, mi sa che prenderei quella più aggressiva, perché mi ha dato un feedback in viso più preciso, cioè nel senso, nonostante l'efficacia, mi ha fatto fare pochi passaggi, con una profondità incredibile, e ho avuto ancora più feedback di questo, cioè questo qua comunque, sul mio viso almeno, avendo anche una ricrescita molto difficile, mi porta un pochettino in certe zone a spingere un filino, e quindi arrivi sempre a quel limite lì che devi avere una buona mano. Invece il gap maggiore, nonostante abbia avuto più profondità, me l'ho sentito cioè, talmente chirurgico e preciso che bastava capirci l'angolo e faceva tutto il rasoio da sé, cioè, tipo come usare un R41, ti dà quella precisione, quella tranquillità che io ho apprezzato di più. La riproverò ancora per essere sicuro dell'impressione che ho avuto, ma secondo me il gap da 0,85
Eh, potrebbe andare bene comunque, penso anche per tutti i giorni, con una buona mano, logicamente, ecco, questo non può mettere anche in conto, ecco. Con la giusta mano, secondo me, anche da tutti i giorni può andare bene. Comunque lo proveremo anche con barba di 24 ore o comunque corta. Bene, rasatura perfetta, l'after si è sciolto immediatamente in viso, non ho sentito... Ah, ecco, non c'ha alcol, infatti non l'ho sentito perché non c'è. Eh, c'è proprio 0, 0, 0, infatti non c'è. Però si è assorbito immediatamente, come neanche l'avessi messo, è già assorbito, e la pelle è perfetta, bella morbida, naturale, non sento tiraggio, non sento niente, nella rasatura assolutamente perfetta. Bene ragazzi, vi saluto e vi auguro una buona serata. Bye bye!